Molte persone che mi contattano per problemi di insonnia, oltre a dormire male ed essere preoccupate per il sonno, spesso mi parlano anche di altri problemi e difficoltà, ad esempio sul lavoro o nella relazione di coppia, di situazioni familiari complicate, di difficoltà economiche o di altri disturbi di salute. E forse anche tu, come loro, ti chiedi: è la carenza di sonno a rendere più pesanti queste situazioni o sono queste situazioni a causarmi l'insonnia? In questo video voglio rispondere proprio a queste domande e ti suggerirò come comportarti. Io sono il dottor Diego Sommavilla, sono un ex insonne e oggi coach del sonno certificato e fondatore della Scuola del Sonno. Dal 2019 ad oggi ho già aiutato centinaia di persone a vincere l'insonnia e a riprendere in mano la loro vita con energia, liberandosi di ansia, stress e paura di non riuscire a dormire. Su questo canale puoi ascoltare le storie di successo di tante persone che ho aiutato e nella descrizione sotto il video puoi scoprire come accedere al percorso Sonno Facile e molte altre risorse utili per te. Alcuni mesi fa mi ha contattato Elena, una giovane donna che soffriva di insonnia ormai da anni. Nelle ultime settimane il problema era peggiorato a tal punto da passare intere notti in bianco, risvegliando in lei forti ansie e la paura di non riuscire più a dormire. Elena mi raccontava anche di come i primi problemi con il sonno fossero iniziati quando aveva lasciato la sua regione di origine per trasferirsi nella città attuale e che l'insonnia era poi ulteriormente peggiorata dopo l'inizio della relazione con il suo attuale compagno. A quel punto mi ha chiesto: Diego, devo interrompere la relazione di coppia per risolvere la mia insonnia? Oppure mi concentro prima sull'insonnia così da recuperare serenità e benessere e migliorare anche la mia vita di coppia? Conosco molto bene questa situazione di groviglio tra insonnia e problemi personali perché anch'io l'ho vissuta in prima persona e quando l'insonnia e le altre preoccupazioni si intrecciano a tal punto da non capire più da dove partire per riportare ordine e serenità nella tua vita, ti senti confuso e bloccato. Sulla base della mia esperienza e di ciò che ho visto con centinaia di persone, oggi posso dire che risolvere l'insonnia non risolve automaticamente ogni altro problema, così come concentrarsi solo su questi problemi non garantisce di eliminare l'insonnia. Sono due percorsi distinti, entrambi fondamentali anche solo per poter dormire bene, ma esiste un elemento comune che permette di affrontarli in un unico percorso e te ne parlerò in questo video. Innanzitutto ti dico che per esperienza, anche se risolvi altre situazioni che ti creano disagio nella vita, questo non garantisce sempre di tornare a dormire bene. C'è chi, per esempio, per risolvere l'insonnia fa lunghi percorsi di psicoterapia e in questi percorsi va a scavare in profondità nella sua vita presente e passata per risolvere quei disagi che in teoria sono la causa iniziale dell'insonnia e la ragione per cui ancora non riesce a dormire. E queste persone mi dicono che la terapia è stata realmente efficace per ritrovare una maggiore serenità nella vita. Eppure rimane il pensiero del sonno, quel pensiero: e se anche stanotte non dormo? E quindi continuano a non dormire senza sentirsi compresi dal terapeuta che insiste a voler scavare nel passato. In altre parole, ritrovare serenità nella vita presente, anche se molto utile, non garantisce affatto di tornare a dormire bene, perché per chi soffre di insonnia cronica l'ansia per il sonno e la paura di non dormire possono dipendere anche solo e soltanto dal rapporto conflittuale che si è creato col sonno, cioè dal senso di sfiducia nella propria naturale capacità di dormire. Chi soffre di insonnia cronica ha la percezione che qualcosa dentro si sia rotto in modo irreparabile e teme di non essere più in grado di spegnere il cervello quando va a letto, come se dovesse restare vigile per assicurarsi di riuscire a dormire. E quindi è proprio questo bisogno di controllare il sonno ciò che ti tiene sveglio. È un circolo vizioso che si autoalimenta indipendentemente dal fatto che tu sia o meno sereno in altri ambiti della tua vita. Infatti ci sono anche insonni che mi raccontano di non avere alcun particolare problema nella vita perché hanno un lavoro che li soddisfa, sicurezza economica, serenità in famiglia o nella relazione di coppia, eppure non dormono per l'ansia e la paura di non dormire. Quindi,
Per interrompere questo circolo vizioso servono strategie mirate alla parte mentale ed emotiva dell'insonnia, quell'ansia specifica legata al sonno e la paura di restare svegli tutta la notte. D'altro canto potresti pensare che risolvendo l'insonnia starai bene e poi anche tutto il resto si aggiusterà da solo. E allora potresti fare un percorso molto mirato sul sonno, magari di biohacking per il sonno o di terapia cognitivo-comportamentale per l'insonnia. Questi percorsi sono in realtà molto spesso inefficaci quando si focalizzano unicamente su igiene del sonno, orari del sonno e strategie comportamentali da seguire in modo rigido prima di andare a letto o durante la notte, trascurando la parte mentale ed emotiva del problema, ovvero l'ansia e la paura di non dormire, che spesso sono l'unica vera ragione per cui a letto non riesci più a spegnere il cervello e dormire. Ma ammettiamo che con un percorso di questo tipo tu riesca finalmente a recuperare un buon ritmo sonno-veglia. Comunque gli altri tuoi problemi nella vita rimangono irrisolti se non decidi di affrontarli, perché anche le persone che solitamente dormono bene hanno come tutti difficoltà e problemi che devono prendere in mano, e se non li affronti rischi di alimentare ansie, stress e paure che possono diventare fattori scatenanti un nuovo periodo di insonnia. Ecco perché se ti chiedi devo prima risolvere i miei problemi personali o iniziare dal sonno, la mia risposta è che se vuoi superare l'insonnia in modo definitivo devi lavorare su entrambi i fronti, ovvero ritrovare la fiducia nella tua naturale capacità di dormire bene e risolvere i problemi che ti causano ansia, stress e preoccupazioni, perché le due cose sono strettamente legate fra loro. Io sono ben felice quando le persone che mi chiedono di iniziare il percorso Sonno Facile stanno già facendo un percorso di terapia, magari lo hanno iniziato proprio per l'insonnia e non vedendo i risultati sul sonno chiedono aiuto a me, ma sono comunque motivate a continuare la terapia per i benefici che hanno in altri ambiti della loro vita. E sono molto felice anche quando le persone che terminano Sonno Facile mi dicono di voler continuare a prendersi cura di loro stesse a 360 gradi con percorsi di terapia, letture o esperienze di altra natura per il loro benessere fisico e spirituale. Quindi, da quanto detto finora, per risolvere l'insonnia definitivamente e tornare a dormire bene, per alcune persone possono essere necessari due percorsi ben distinti, uno per il sonno e uno per altri problemi della vita. Ma se vai a lavorare sulla radice comune all'insonnia e agli altri problemi che ti tormentano, potrebbe bastare anche un solo percorso. E qual è questa radice comune? Te lo dico tra un attimo. Intanto lasciami dire che nel percorso Sonno Facile accade spesso che mentre si risolve l'insonnia si sbloccano anche altri ambiti della vita. Valentina ha lasciato un lavoro frustrante per fare ciò che desidera. Cristiana ha trovato il coraggio di affrontare una situazione di mobbing, Mattia e Floriano hanno smesso di fumare e c'è chi ha reagito con serenità perfino a gravi problemi di salute o a lutti. Quando succede non lo trovo affatto strano, perché l'insonnia è molto più che stare svegli la notte. È la paura di non dormire, il terrore di dover affrontare un'altra giornata con poche ore di sonno, l'ansia per la notte e così via. È un circolo vizioso di attenzione fissa sul sonno, di tentativi continui di controllarlo e di 1000 valutazioni su quanto hai dormito o su come ti senti durante il giorno. Per uscirne devi superare la paura di non dormire, rieducando la mente a fidarsi del fatto che il sonno può arrivare in modo passivo e spontaneo. E quando in qualche altro ambito della tua vita ti trovi bloccato, che sia lavoro, relazioni o altro, quello che accade a livello mentale ed emotivo è molto simile. Ti focalizzi in maniera ossessiva, sei in costante allerta, la paura ti imprigiona e dubiti della tua capacità di risolvere quel problema. Quindi, che si tratti di insonnia o altro che ti preoccupa nella vita, è la paura l'elemento comune alla radice di tutto, che ti tiene prigioniero in uno stato di costante allerta. E quando impari a superare la paura di non dormire, acquisisci le conoscenze e gli strumenti utili per vincere anche altre paure nella tua vita. Ovviamente il Sonno Facile non è un percorso di terapia e quindi per situazioni traumatiche e grandi difficoltà è necessario il supporto specifico di un terapeuta. L'obiettivo principale di Sonno Facile è quello di aiutare le persone a ritrovare il piacere di dormire e una volta superata la paura di non dormire
applicare gli stessi strumenti e la stessa mentalità vincente per affrontare e risolvere anche altre situazioni problematiche irrisolte. Per esempio Cristiana, già mentre stava superando l'insonnia, ha compreso come prendere le distanze e non reagire in modo impulsivo alle molestie e calunnie di alcune colleghe la poteva aiutare a ritrovare la serenità anche nel lavoro. E io stesso oggi mi sento grato all'insonnia per il cambiamento che tornare a dormire bene ha innescato nella mia vita. C'è un Diego prima dell'insonnia, insicuro, tendenzialmente ansioso e senza una direzione da seguire, e un Diego dopo l'insonnia che ha trasformato la sua vita e ha imparato a prendere decisioni coraggiose e ad agire per realizzare i suoi sogni e obiettivi. Per cui oggi io mi sento una persona completamente diversa da chi ero prima. E ciò che ho compreso proprio alla luce del cambiamento che ho vissuto è che l'insonnia e i problemi personali non sono poi così diversi. Se agisci sulla paura che ti blocca, diventa molto più semplice e rapido trovare il buon sonno e anche la serenità e l'equilibrio per una vita più soddisfacente. Spero che questo video ti abbia chiarito che se non sai da dove iniziare, dall'insonnia o dagli altri tuoi problemi, la risposta è che vanno affrontati entrambi, con la consapevolezza che alla base c'è sempre la paura, perché non basta risolvere i problemi esterni sperando che l'insonnia scompaia, né concentrarti solo sul sonno senza occuparti di ciò che ti stressa o ti preoccupa. Devi lavorare su entrambi i fronti. La notizia è che puoi usare gli stessi strumenti e le stesse strategie che impari per vincere l'insonnia anche per affrontare le sfide della tua vita. E naturalmente puoi fare tutto questo anche da solo. Sul mio canale YouTube trovi già tantissime risorse e informazioni che quando io ero al tuo posto non avevo. Tuttavia, almeno all'inizio, può essere molto utile avere una guida, qualcuno che sappia accompagnarti passo dopo passo. Non qualcuno che ti dica soltanto come convivere con l'insonnia, ma che ti aiuti davvero a risolverla in modo definitivo e a riprendere in mano la tua vita con gioia ed energia. Se senti di poterti fidare di me, sarò lieto di guidarti nel percorso Sonno Facile. Per saperne di più, clicca sul link che trovi nella descrizione di questo video e richiedi una chiamata strategica gratuita di 30 minuti. Durante la chiamata valuteremo la tua situazione attuale e la tua motivazione a lavorare insieme a me nel percorso. Se decideremo di iniziare questo viaggio insieme, ti fornirò tutte le strategie e gli strumenti con cui ho già aiutato centinaia di persone a ritrovare il piacere di dormire bene. Se non sei sicuro che Sonno Facile faccia il caso tuo, ti invito a dare un'occhiata alle testimonianze di chi ha già beneficiato di questo percorso. Se ti riconosci nelle loro storie e se quei risultati sono ciò che desideri anche tu, allora probabilmente Sonno Facile è la scelta giusta. Quindi clicca sul link e richiedi subito la tua chiamata gratuita.